la prima vigna che abbiamo preso in gestione nel 2012. Abbiamo comprato la casa a cui era accorpata questa vigna e la vigna che sta esattamente sotto. Siamo a 200 metri sul livello del mare, siamo nella contrada San Michele, non so se conosci un po' le contrade qua a Cupramontana, ma è quella più calda, esposta a sud completamente, quindi è una zona abbastanza rinomata per il verdicchio. E questa vigna qui in particolare è molto vecchia, è del 48. Nel Pleistocene, in questo punto qui, c'era un lago salato, quindi andando via il lago ha portato via tutta la terra di riporto dei fiumi e ha lasciato la terra madre. E nella parte dalla cantina fino al fiume, che sta esattamente sotto la collina, il fiumiciattolo, ci sono dei terni argillo-gessosi. E queste componenti gessose danno delle complessità ai vini abbastanza interessanti. Mentre nella fascia centrale abbiamo dei terni argillo-calcarei e nella fascia più alta dei terni argillo-marnosi. Quindi hai varie componenti che ti permettono di avere dei vini un po' particolari e diversi, soprattutto per zone. Adesso abbiamo 8 ettari e 8, di cui 6 e 8 in contrada San Michele. Quindi andiamo da 200 metri sul livello del mare, che è la vigna è esattamente sotto questa qui, fino ad arrivare a quasi 400 metri sul livello del mare. E quindi abbiamo tutte le vigne, tutte a San Michele, tranne 2 ettari che sono i 2 ettari che stanno fuori. Le vigne di San Michele stanno su queste tre fasce, quindi nella fascia argillo-gessosa, nella fascia argillo-calcarea e nella fascia argillo-marnosa. Mentre i 2 ettari che avanzano sono nella contrada San Marco, che è una contrada che sposta a nord-ovest ed è una zona un po' più fresca, più alta, sta quasi 500 metri sul livello del mare. La gestione è quella della gestione in biologico, quindi gestiamo in biologico le vigne, trattamenti soltanto con rame e zolfo, cerchiamo di limitare sempre le quantità per stare più bassi possibili. Poi usiamo molto l'inerbimento, nel senso che lavoriamo la terra per fare il sovescio, che è l'unico modo che abbiamo per fertilizzare il terreno, quindi non usiamo concime nemmeno letame, e facciamo il sovescio a file alternate. Qui c'è stato il sovescio dello scorso anno e qui quello dell'anno precedente, ma si vede che comunque c'è abbastanza biodiversità perché ormai sta diventando quasi un prato permanente. Cioè, la bellezza di lavorare così è che ti dà tanta grassezza della terra e poi alla fine hai anche una buona struttura anche a livello umico. E dopo 7 anni di gestione di questa vigna in questa maniera riesce ad avere una vigna del 48 che si sta riprendendo, era quasi morta quando l'abbiamo presa, adesso... Quanto tempo fa? Era il 2012, quindi oggi siamo nel 2019. Avete appena La vigna era morta, le piante arrivavano quasi qui, quasi a questa altezza, le abbiamo riabbassate tutte, riprese, accorciate e ora hanno ripreso una bella vitalità. Abbiamo arato quando abbiamo fatto lo scasso e basta, sì. Passiamo la terra quando c'è da seminare, la passiamo quelle di terra, quindi una sfinatura molto leggera, faremo 35 cm di suolo. Le vigne sono piantate principalmente a verdicchio, essendo vigne molto vecchie c'è anche una percentuale del 20% di trebbiano. E allora, una zona caldissima, è la più calda in assoluto di Cupramontana. C'è una forte escursione termica tra il giorno e la notte e soprattutto c'è un dislivello incredibile. Arriviamo da 400 metri sul livello del mare a 150 in una discesa fondamentalmente, no? Quindi è un po' come stare quasi in montagna, c'è una pendenza del 35-40% di media e poi le estati sono molto calde, quindi rispetto anche alle altre zone, perché siamo in un'esposizione sud piena, questa cosa ci permette di avere delle maturazioni molto precoci e ci permette di anticipare molto i tempi di raccolta mantenendo l'acidità e avendo comunque una maturazione buona di base. A noi piace poi giocare tanto con l'acidità, quindi. E avendo lo sbocco sul mare aperto durante tutto l'anno abbiamo sempre un vento che ci permette anche di avere un qualcosa in più anche a livello di trattamenti, nel senso che le foglie si asciugano prima, l'erba si asciuga prima, quindi puoi anche permetterti di usare meno prodotti come rame e zolfo sulla gestione del verde. Ci sono, oltre che le piante della vite, anche gli alberi da frutto, quindi ci sono fichi, meli, peschi, albicocchi, là ci sono peschi e albicocchi, e quindi è proprio la vigna del contadino che la coltivava. E l'ha piantata tra l'altro il nonno della mia ragazza. Quindi abbiamo proprio... c'è l'abbiamo scoperto lo scorso anno, no, 2 anni fa. Abbiamo portato qua suo nonno che è nato in quella casa dove abbiamo la cantina, l'abbiamo scoperto per caso e
abbiamo scoperto anche che ha piantato la vigna, tra l'altro con la vanga ancora, quindi abbiamo fatto le selezioni massali. Abbiamo fatto le selezioni massali da quella vigna lì, che è una vigna del 71 e aveva quasi tutti i cloni del verdicchio e tanti cloni, quindi siamo andati in vigna, abbiamo selezionato noi le piante, quando abbiamo potato abbiamo strecciato e abbiamo tenuto i tralci per fare la selezione. Quella è la vigna dell'Amistà, quella sotto la Casa Rosa. Quella che striscia lì. Quella striscia lì è una pendenza del 40% e va da 200 metri a 120 metri sul livello del mare in pochissimo spazio, sono 3000 metri e per quello che facciamo 1000 bottiglie di Amistà, che è una cosa un po'... L'Amistà è Montepulciano in purezza. E questa vigna è particolare perché qua aveva un sistema d'allevamento che abbiamo un po' riconvertito a buio. La vite veniva legata a queste canne che venivano messe come un tapis indiano. Ah sì? E veniva legata su e quindi cresceva in base a come era legata negli anni. Infatti si vede che è un gran casino anche quella lì e abbiamo cercato un po' di recuperarli in stile Guyot, ma non è proprio semplice. La pianta cresce, tu sollevi il filo per farla star dentro e semplicemente ti eviti tutto il problema dell'inserimento tralci con le vigne vecchie sulle vigne vecchie. Questo perché non lo fanno tutti, capito? E perché costa un'ira di Dio, tra l'altro.